Ciao e bentornati su Macramalex. Oggi vediamo insieme come realizzare la sciarpa con maniche che avete visto nelle foto di anteprima. È una sciarpa che ho realizzato per diciamo l'80% sulla macchina da maglieria, per il restante 20% sono le maniche e il bordo che ho realizzato ai ferri e con l'uncinetto. Vi preciso subito questa cosa perché avrete notato che la manica è fatta con il punto a coste. Si può fare il punto a coste con la macchina da maglieria? La risposta è no. Non interamente con la macchina da maglieria. Ci sono altri video dove vi faranno vedere che lavorano a maglia rasata con la macchina da maglieria e poi mollano i punti e li rilavorano al rovescio con un uncinetto o un ago per recuperare le maglie. Secondo me farlo in quel modo viene brutto. Non c'è modo di farlo venire bene come farlo ai ferri. Però, se non sapete lavorare ai ferri, vi faccio vedere comunque un'alternativa per fare tutto a maglia rasata, quindi usando solo la macchina. Quello che dovrete per forza rifinire a mano è il bordo, che sia anche solo un giro di maglie basse, quello è inevitabile. Mi dispiace, ma l'uncinetto minimamente lo dovete usare, perché comunque se non rifinite e non fate il bordo, la sciarpa vi si arrotolerà sempre. Per ottenere questo effetto che avete visto, che è un po' nero e un po' colorato, io ho utilizzato un gomitolone sfumato con i colori arcobaleno, è una sfumatura lunga e l'ho doppiato con un filato nero, quindi li ho lavorati insieme così, giusto per farvi capire come ho fatto ad avere lo stesso effetto. In pratica vi basterà avere un filato dello spessore che si possa lavorare con un uncinetto del 5,5, diciamo. Ho utilizzato 800 metri di filato per fare tutta la sciarpa. 800 metri è compreso anche il bordo, che ho fatto però solo con il nero, quindi più o meno queste sono le quantità. Vi faccio una panoramica di come è strutturata la sciarpa. Allora, è lunga in totale 230-240 cm, dei quali 20 sono la manica lavorata a coste. Poi avremo 20 cm dove andremo a fare degli aumenti, la parte centrale lavorata tutta diritta che sono 150-160 cm, poi andremo a diminuire per altri 20 cm e torneremo a fare la manica per altri 20. Questi pezzi di aumenti e diminuzione li andremo poi a cucire. Vi faccio vedere. Questo è il pezzo della manica lavorato a coste, questo è il pezzo dove andremo ad aumentare che poi andrà cucito. Questo praticamente è il pezzo che andrà sul nostro braccio. Come larghezza verrà il pezzo sulla macchina 34 cm più il bordino che sono altri 3 cm, verrà larga praticamente la nostra sciarpa 40 cm. Iniziamo con il tutorial, vi faccio vedere per primo l'avvio ai ferri. Se invece volete vedere l'avvio direttamente sulla macchina da maglieria, skippate qua sotto i capitoletti o anche in descrizione, trovate tutti i capitoli per saltare avanti nel video. Per la manica io ho lavorato un punto a coste 2-2, quindi 2 diritti e 2 rovesci, mi serviva quindi un multiplo di 4 e ho avviato 28 maglie. Le ho avviate con i ferri del 6, siccome mi serviva una lavorazione molto elastica, perché dopo dobbiamo montarla sulla macchina da maglieria, montiamo le maglie con il long tail cast on, ma con i ferri doppi, in questo modo.
Adesso ne avvierò una decina, invece che tutti e 28, perché farò un piccolo campioncino. Facciamone 12, così è un multiplo di 4. 1, 2, 3, 4, 5 e così via, fino a 28. Avviate le nostre maglie, sfiliamo uno dei due ferri e iniziamo a lavorare a coste, quindi 2 diritti e 2 rovesci, niente di strano. Per arrivare a 20 cm di manica ho lavorato 20 ferri con il numero 6, dopodiché ho cambiato i ferri e ho messo i ferri del 7 e ho lavorato altri 20 ferri. Ora lavoro un pezzettino del mio campioncino e poi vi faccio vedere come passare dalla lavorazione ai ferri alla macchina da maglieria. Finita di lavorare la nostra manica, adesso questo è un campioncino, come vi ho detto, spostiamo adesso la lavorazione sulla macchina da maglieria. Siccome abbiamo 28 punti, questo è il primo ago, ci spostiamo e partiamo dall'ago 11 a caricare le maglie. Caricheremo le maglie dall'ago 11 fino al 38. Adesso qua i numerini non lo so se si vedono in camera. Comunque l'11° è questo qua. Per trasferire la lavorazione sfrutteremo un uncinetto, quindi ci avviciniamo qua alla punta del ferro, mettiamo il filo nel buco apposito e nel tendifilo. Semplicemente prendiamo i punti dal ferro e li carichiamo sulla macchina. Tutto qui, è molto semplice. Man mano che li carichiamo, e dovete metterli bene in basso, giriamo la manovella e spostiamo la lavorazione. Mi raccomando, verificate che il filo venga preso bene e chiuda il punto, perché altrimenti vi salta tutto. Comunque è veramente molto semplice. State giù fino in basso, andate al lago successivo, giù. Ok, sono arrivata all'ultimo. E voilà, togliete il ferro. Ok, finiti di caricare tutti quanti, lavoriamo a pannello e torniamo indietro. Per vedere come si lavora bene a pannello, per non perdere punti, vi lascio qui il tutorial più dettagliato. Torniamo indietro di una riga da dove siamo partiti. Eccoci qua. Vediamo come iniziare la lavorazione direttamente sulla macchina da maglieria. Useremo il filo definitivo di lavorazione, quindi nessuna lana di scarto, e, utilizzeremo un uncinetto. Va bene un qualsiasi numero di uncinetto, non è... Io questa lana la sto lavorando con un 5,5, però potete usare qualunque numero di uncinetto avete. Caricheremo, nel nostro caso, 28 maglie per iniziare. Partiremo dal lago numero 11 e andremo avanti fino al lago numero 38.
Facciamo il cappietto iniziale come qualsiasi lavorazione ad uncinetto, lasciatelo un po' largo e lo caricate sulla macchina. Lasciate la codina nel mezzo. Questo è il filo del gomitolo. Giratelo intorno al lago e ritornate dentro il cappietto iniziale. Prendete la lana dal gomitolo e fate la terza catenella. Andate un po' avanti, girate intorno al lago e riprendete il filo, andate avanti. Mi raccomando, lasciatele larghe queste catenelle, non devono tirare. È veramente semplice, Girate intorno al lago e riprendete il filo. Ok, facciamo finta di aver caricato l'ultimo. Ecco qua, caricate l'ultimo. A questo punto mettete l'ago nel tendifilo, verificate che scenda sotto l'ultima cunetta e tornate indietro. Nel tornare indietro prestate attenzione che le maglie scendano bene in basso, in modo che il nuovo filo le lavori correttamente. Comunque, se avete lavorato senza tirare troppo, il tutto vedrete che funzionerà. Ci siamo? A questo punto per la manica lavorerete 40 righe di andata e ritorno. Adesso vi faccio vedere come fare questa parte di aumenti. Passeremo dai nostri 28 punti ai 45 che ci stanno in totale nella centro con la lavorazione a pannello. Con la Addi sono qualche punto in meno, adesso non mi ricordo di preciso quanti. Comunque andremo ad aumentare fino ad arrivare al massimo di punti consentiti per la lavorazione a pannello. Vi faccio vedere come. Il metodo è uguale sia che siate partiti a lavorare direttamente sulla centro che, come in questo caso, con i ferri. Ok, come vi ho detto, noi eravamo partiti dal ferro 11. Facciamo un aumento semplicemente lavorando un ago in più rispetto a prima. Torniamo indietro, facciamo un aumento a destra e facciamo un aumento anche a sinistra. È veramente banale. Torniamo indietro ancora e lavoriamo a vuoto senza aumentare, una riga, due righe e 3 righe. Torniamo da dove siamo partiti. Finita la terza riga facciamo un altro aumento all'inizio e alla fine. Insomma, so se avete capito il meccanismo. Facciamo una riga con gli aumenti all'inizio e alla fine e poi 3 righe a vuoto senza aumenti, cioè a vuoto senza aumenti. Qui sta scappando, ma lo prendiamo subito. Quindi 1 senza aumenti, 2 senza aumenti e alla terza rifacciamo l'aumento. Ok, andiamo avanti a fare gli aumenti e
le righe senza aumenti fino a coprire tutti quanti gli aghi dell'assentro, gli aghi che si possono usare con la lavorazione a pannello, che se andate a vedere nell'altro video che vi rilinko ancora, sono gli aghi che vanno dal 3 al 47. Infatti questi tre aghi, il 2, l'1 e il 48, nella lavorazione a pannello non vengono lavorati. Siccome gli aghi sono dispari, vi troverete alla fine a dover fare un aumento solo da un lato, solo da una parte. Comunque diciamo che nella lavorazione finale non lo noterete, ecco. Sulla Addi il discorso è un po' diverso perché ha solamente 46 aghi, quindi ne lavorerete solamente 43. Una volta finiti tutti gli aumenti saremo arrivati a coprire altri 20 cm, questi 20 cm della sciarpa, che poi andremo a cucire. Ora, per fare tutta la parte centrale noiosissima, andrete avanti a lavorare in giri di andata e ritorno per 150-160 cm. Io ho visto che sono più o meno 190 righe. Le ho contate perfettamente giuste? No, sinceramente no, perché il mio contatore si è rotto e comunque a pannello l'assentro purtroppo non conta i giri. Lavorata tutta la nostra sciarpona, il pezzo centrale della nostra sciarpona, facciamo le diminuzioni, quindi dai nostri 45 aghi dovremmo ritornare ad averne 28. Come facciamo a fare le diminuzioni? Ve le faccio vedere. Comunque per riferimento vi lascio sempre il solito video dove le faccio vedere un po' più piano come farle. Ci troviamo alla fine del giro. Prima di ricominciare e tornare indietro, cosa facciamo? Prendiamo l'ultima maglia lavorata, la scarichiamo dal lago e la montiamo sul lago precedente poco prima che prenda la lana nuova. La spingiamo giù bene in basso e passa tutto qui. Tornate indietro. La diminuzione all'inizio è fatta, facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ci sono gli ultimi due aghi sollevati, prendiamo l'ultima maglia con l'uncinetto, prendetela bene, non a pezzi come ho fatto adesso. Mi si è sfilacciato il filo, proprio quando registro, no? Sempre, ok. Prendete l'ultima maglia, la caricate nel lago precedente, giù bene in fondo e riprendete a lavorare. Diminuzione fatta. Adesso lavoreremo 3 righe senza fare le diminuzioni. Praticamente facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto per gli aumenti. 1, 2 e 3. Quando torniamo qui facciamo la seconda diminuzione. Carichiamo nel lago precedente e ne lavoriamo 2 assieme. No, ho preso troppo. Ok. Diminuzione. Via, staccati. Carichiamo qui e ne lavoriamo 2 assieme. Diminuzione fatta. Quindi 1 senza diminuire, 2 senza diminuire e qui una nuova diminuzione. Andiamo avanti a diminuire finché non ritorniamo al lago 11 e al lago 38. Anche in questo caso, siccome gli aghi sono dispari, avremo da fare una diminuzione solo da un lato per una volta.
e torneremo così ad avere i nostri 28 punti iniziali. Quando siamo arrivati di nuovo ai nostri 28 punti, vi faccio vedere come ricaricare le maglie sui ferri. Togliete, lavorate magari anche l'ultima. Ok, togliete il filo e fate una riga a vuoto senza il filo di lavorazione. Ok, uno solo mi raccomando. A questo punto prendete i ferri del 7 e semplicemente con l'aiuto di un uncinetto li trasferite sul ferro. Tutto qui, molto semplice. Mi raccomando, fate attenzione a non farli cadere. Invece non volete usare i ferri, ma dovete andare avanti a lavorare sulla macchina, questo passaggio ovviamente non lo dovete fare. Andate avanti a lavorare i vostri 28 punti sulla macchina, avanti e indietro, per 40 righe. Riportate tutte le maglie sui ferri, lavoriamo l'altro pezzo a coste. Come abbiamo fatto all'inizio, lavoreremo 20 ferri con i ferri del 7 a coste 2 2 e dopo cambiate ferri, passate i ferri del 6 e lavorate altri 20 ferri. Molto semplice. E poi chiudete le maglie. Vi faccio vedere come chiuderle nel modo più elastico possibile. Vediamo la chiusura elastica. Qua abbiamo, come detto prima, 2 diritti e 2 rovesci, quindi facciamo un diritto, secondo diritto e accavaliamo, lasciamo largo, rovescio e accavaliamo, lasciate un po', un rovescio e accavaliamo così fino alla fine. È la chiusura elastica standard ai ferri, non c'è niente di strano. Vediamo come terminare la lavorazione a pannello senza usare la lana di scarto. Ci aiuteremo con un uncinetto. Allora, qui ho finito di lavorare, togliete la lana dal tendifilo e la posizionate nel centro della macchina. Fate una riga a vuoto. Poi, siccome abbiamo bisogno del filo del gomitolo e noi qua la codina ce la troviamo dall'altra parte, cosa facciamo? Sblocchiamo e mettiamo la lavorazione a tubolare e continuiamo a girare finché non torniamo al punto di partenza. Ecco qua, così vi ritrovate la codina del gomitolo. Ora prendete l'uncinetto e con molta attenzione prendete le prime 2 maglie, le caricate sull'uncinetto. Tenete un dito sulla terza maglia in modo che non vi cada. Adesso che avete le prime 2 maglie caricate sull'uncinetto, mettiamo un pollice qua in modo che non scappi la terza maglia. Prendete il filo del gomitolo e chiudete le 2 maglie assieme facendo praticamente una maglia bassa, no? È un po' difficoltoso, ma ce la facciamo. Lasciate l'asola un po' larga, spostate il pollice nella maglia successiva,
caricate la terza maglia, tenete qua, mi raccomando, in modo che non scappi. Chiudete anche questo con una maglia bassa. Adesso questo filo si divide, mi deve complicare la vita, no? Però ce la facciamo, eh? Ok. Prendete la maglia successiva, la caricate sull'uncinetto. Quando avete 2 maglie, chiudete con una maglia bassa. Lasciate l'asola bella lunga perché altrimenti la lavorazione vi stringe troppo. Passate la maglia successiva, la caricate, andate avanti così fino a che non avete chiuso tutte le maglie. Arrivati all'ultima maglia, chiudete, fate un'ultima catenella e potete lasciate lì il filo, potete tagliarlo. Vedete? Si è chiuso, il pannello è chiuso. Ora che avete il vostro bel pannello con la manica, gli aumenti, la parte centrale, le diminuzioni e l'altra manica, andiamo a vedere come assemblare la sciarpa. Anzitutto vedete che si arrotola, quindi prendete il ferro, mettetelo sul ferro da stiro, dategli una bella stirata in modo che resti disteso. Dopodiché non dovremo fare altro che cucire la parte della manica e la parte degli aumenti. In questo caso ne ho fatto poco perché è giusto un campioncino. Comunque andremo a cucire questo pezzo da una parte e quest'altro pezzo dall'altra. Ok, dovete cucire il pezzo della manica e il pezzo degli aumenti, il pezzo delle diminuzioni e l'altro pezzo di manica. Faccio vedere sulla sciarpa finita, ma mi mancano solo le codine. Vedete, ho cucito la manica, il pezzo di aumenti, questa è tutta la parte centrale. Una volta cucita la manica, dov'è qua? Una volta cucita la manica e il pezzo degli aumenti e delle diminuzioni, io per allargarla un po', per rifinirla un po', ho fatto tutto un bordo. Allora, sicuramente il primo giro di maglia bassa di rifinitura è assolutamente obbligatorio. Poi vedete voi cosa fare. Io ho fatto poi un giro di maglie alte e un giro di punto gambero per rifinire. E qua ho usato il nero doppiato con l'uncinetto del 5,5. Comunque potete scegliere voi qualunque bordo. Sicuramente un giro di maglia bassa è obbligatorio perché comunque non essendoci un vivagno ben definito, la sciarpa tenderebbe ad arrotolarsi. Bene, con questo il nostro tutorial per la sciarpa è finito. Ci vediamo alla prossima. Ciao!